Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sempre alle prese con il Discovery 2 TD5 e nello specifico oggi andremo a mettere il cruise control. Voi direte, il cruise control in un fuoristrada? Sì, effettivamente non è la priorità, però se affrontiamo dei lunghi viaggi il cruise control potrebbe risultarci positivo, utile, perché ci permette di impostare una velocità e di far sì che la macchina prosegua in questa velocità senza che noi tocchiamo l'acceleratore. Quindi può essere una sorta di comodità, un lusso che su quest'auto è presente. È presente, però dobbiamo acquistare un kit. Questo kit ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Eccoci qui di nuovo tornati, siamo sempre alle prese col Discovery 2 e oggi metteremo il cruise control. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a mettere un mi piace al video e a lasciare un commento qui sotto per farvi sapere se voi avete installato il cruise control sul vostro Discovery. Quindi, come detto, il Discovery è già predisposto per l'installazione del cruise control. Ciò che serve è presente nei vari kit che si trovano su eBay o su internet in generale e sono il comando che va messo al volante e toccherà togliere l'airbag, poi vi spiegherò come, e toccherà fare una piccola incisione sul volante. Ecco, qui è dove taglieremo per mettere il comando al volante subito dopo aver tolto ovviamente il modulo dell'airbag. Il fornitore di questo kit per quanto riguarda l'incisione al volante mi ha fornito questo template, questa dima che praticamente dopo vi farò vedere, mi aiuterà nel capire dove devo tagliare. Io per tagliare uso un piccolo Dremel. Un'altra cosa che ci viene fornita con il kit sono le due vitine che serviranno per fissare il comando al volante. Un'altra cosa, ed è l'ultima, che dovremo installare è questo tasto con il simbolo dell'autostrada che andrà messo qui nella parte destra del cruscotto, sotto i due tasti del lavavetro posteriore e del tergicristallo posteriore. Andremo a mettere il tasto del richiamo del cruise control. Qui sotto troveremo un connettore già pronto, dovremo solo connetterlo. Per quanto riguarda invece il connettore che dovremo utilizzare per attaccare il comando al volante, lo troveremo qui sotto, quindi è tutto predisposto. Possiamo quindi metterci all'opera. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è staccare la batteria e lasciarla a riposo per 10 minuti. In questa maniera siamo sicuri che potremo lavorare in sicurezza sul modulo dell'airbag. Per rimuovere il modulo dell'airbag è sufficiente utilizzare una Torx T30 che verrà inserita in questa maniera. Io, per aiutarmi a fare leva, visto che la vite potrebbe essere molto dura, utilizzo una semplice bussola da 1/4 con una prolunga che mi aiuta ad aumentare la leva. Dimenticavo, per facilitarci l'operazione di smontaggio dell'airbag ci sono due viti Torx T30 esattamente qui dietro e qui dietro, quindi conviene metterci il volante in una posizione a 90 gradi in maniera tale da poter lavorare qui e sotto. Accendiamo il motore e ci portiamo il volante in questa posizione per poter lavorare meglio. Vi faccio vedere per bene dove sono posizionate queste due viti Torx. Questa è la prima e quest'altra è la seconda. Quindi andiamo a staccare la batteria. Apriamo il cofano motore e stacchiamo la batteria. In attesa che passino i 10 minuti possiamo approfittarne per inserire il tasto qui nel cruscotto. Quindi tiriamo
questo terzo tasto che è vuoto, stacchiamo il connettore predisposto ed inseriamo il nostro connettore col simbolo dell'autostrada. Il verso è obbligato, quindi non possiamo sbagliare. Una volta sentito il click possiamo reinserire il tasto. Vediamo che questo tasto, una volta premuto, rimane basso e una volta ripremuto risale, quindi ci fa capire che è disattivato. Comunque c'è anche un piccolo LED che ci mostra che il cruise control è attivato o è disattivato. Procediamo a rimuovere la vite Torx superiore. Facciamo lo stesso lavoro. Una volta svitate le due viti possiamo tirare il modulo airbag. A questo punto procediamo a tirare il connettore presente sul retro e andiamo delicatamente a posare il modulo airbag con la faccia rivolta verso l'alto, in maniera che se dovesse esplodere non ci finisce in faccia la parte metallica. Comunque la mettiamo il più lontano da noi. Adesso possiamo rigirare in posizione orizzontale il volante e vediamo già che il connettore al quale andremo a attaccare il comando al volante è presente ed è questo qui. Il comando al volante è praticamente da posizionarsi in questa maniera e abbiamo un fermo qui e un fermo qui e una vitina da mettere qui. Qui dovremo andare a bucare e la dima che mi è stata inviata è molto utile allo scopo perché è esattamente da mettersi così. Questa è l'area che dovrò tagliare per alloggiare il comando al volante, quindi prendo un pennarello e faccio un segno tutto qui intorno. Allora ho provveduto ad attaccare la dima con un po' di nastro e con un pennarello ho segnato tutto il contorno, quindi ora vado a prendere il Dremel e taglio quest'area via. Ecco, io utilizzerò un attrezzo del genere per cercare di fare un taglio il più preciso e pulito possibile. Poi dopo rifinirò con questa carta vetrata questa maniera per cercare di fare una cosa il più preciso possibile. Ecco ragazzi, ho fatto il taglio prima con la moletta, poi facendo dei fori. Ora ho pulito con questa carta vetrata e inizio a fare le prime prove per vedere se calza per bene. Ecco, già abbastanza buono, magari una piccola rifinitura qui in alto, però mi sembra che già calza bene e la staffa è entrata nel perno qui, quindi teoricamente potrei già mettere la vite qui, però ora ritolgo e do una sgrossatina qui a questa curva. Io mi accontenterei così, mi sembra abbastanza venuto il lavoro abbastanza pulito, quindi ora prendo l'aspirapolvere e pulisco tutto e installo questa vite e attacco il connettore.
Ecco qua ragazzi, siamo arrivati a buon punto, abbiamo messo il comando al volante, adesso andiamo a mettere la vitina. Avvitiamo, come detto, la vite e connettiamo finalmente il connettore del comando al volante. È scattato, quindi è bloccato. Ora possiamo rimettere l'airbag. Adesso andrò abbastanza veloce visto che l'operazione l'abbiamo già vista. Allora, queste due viti Torx andrebbero strette a 9 Nm se avete la dinamometrica, altrimenti stringete un po', sensazione personale. Ecco qui. Adesso possiamo sistemare tutto, riattaccare la batteria. Come si presenta il volante, con il tastino per impostare e il tastino per ricaricare, resume, per diciamo richiamare la velocità che era stata precedentemente impostata. Questo è il tastino. Se accendiamo il quadro vediamo che si illumina, se ripremiamo si spegne. Ed eccoci quindi cari iscritti del canale Segugio Garage, arrivati al termine di questo video. Spero che la procedura che vi ho illustrato circa l'installazione del cruise control nel volante del Discovery 2 TD5 vi sia stata utile, nel qual caso vi invito ovviamente a mettere un bel mi piace al video. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale attivando la campanellina e lasciate qui sotto un commento nel quale mi dite la vostra. Con questo video per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!